può essere inerente allo spettro autistico? Sì, anche nella DHD, Tourette e forse anche altre condizioni, non saprei. Leggere questa descrizione a me fa venire in mente lo shutdown, poi magari sbaglio interpretazione. Lo shutdown è il gemello, diciamo, del meltdown perché ha le stesse cause, però si manifesta in maniera opposta ed è come se fosse una sorta di blackout d'emergenza, come quando superi i kilowatt e salta la corrente. C'è chi è più incline ai meltdown e chi agli shutdown, anche a seconda del periodo. Io ho notato di essere più incline agli shutdown quando il sovraccarico è soprattutto emotivo e quando una buona parte di questo sovraccarico è dovuta a una sensazione di inadeguatezza, diciamo a una sensazione di non essere all'altezza delle richieste. Può spaventare di più rispetto al meltdown per questa sensazione di non essere capaci di uscirne, di non avere il controllo del proprio corpo ed essere meno in grado di comunicare. In realtà neanche col melt hai questo grande controllo e anzi a volte ti spompa così tanto che dopo arriva anche lo shutdown. L'importante è essere consapevoli, imparare a conoscersi, non è facile, non è breve e a volte non è nemmeno sufficiente, eh, però poi quando capita ci si può spaventare di meno. Nel momento in cui vado in sovraccarico, il che significa eh, essere stata costretta a sopportare per un periodo troppo lungo un ambiente per me ostile, quindi un ambiente che sia o fatto di molte relazioni, molta socialità, oppure per esempio un ambiente che dal punto di vista meteorologico è per me ostile, oppure se sono fuori da casa mia per troppo tempo. Ecco, queste sono le condizioni per me in cui vado in sovraccarico. I casi sono due, posso andare in meltdown, cioè esplodo, oppure posso andare in shutdown, cioè mi chiudo. La mia modalità preferita è quella, preferita si fa per dire, è quella dello shutdown, cioè della chiusura. Quando vado in chiusura potrei dire che non è una scelta, ma è proprio come un rimbalzo. Io non riesco a parlare, non riesco a relazionarmi con mio marito con cui vivo. Ho bisogno di aiuto per fare cose elementari. Non mi vesto la mattina quando mi alzo. Vado in una situazione che è di minimo dell'attività. Proprio credo di arrivare ad un metabolismo di sopravvivenza praticamente, in cui devo proprio recuperare l'energia per riuscire ad andare avanti. Riesco appena a tenere in piedi, a tenere integro il filo della sopravvivenza. Ed è difficile uscirne anche a volte a quel punto. Ricordo per esempio di una volta che sono rimasta rinchiusa dentro la mia stanza per una settimana e mi portavano da mangiare come ai carcerati alla porta. Ora sono in grado di riconoscere quando sono in quelle condizioni e sono in grado quindi anche di circondarmi delle persone giuste che possano supportarmi in quel tipo di difficoltà. E soprattutto adesso sono capace di riconoscere in anticipo quando sto per arrivare al limite, quando sto per andare in riserva di carburante. Se questo comportamento può essere assimilabile allo spettro autistico, allora a me viene da precisare, come spesso faccio, che tra autistici non siamo tutti uguali. È vero che ci sono delle caratteristiche che ci accomunano. Parlando della mia esperienza e avendo in famiglia altre persone autistiche, posso dire che siamo tutti diversi anche a rispetto di questo tipo di comportamento, il fatto di
di implodere invece che esplodere. Ad esempio io ho sempre avuto la tendenza a implodere e tuttora è così. Non so quanto questa cosa possa dipendere ad esempio dalla depressione che spesso nella mia vita accompagna il mio essere autistica, o se riguardi semplicemente l'autismo, ma per come la penso io, quindi parere personale, dal momento in cui accade qualcosa nella mia testa è collegato all'autismo perché io sono autistica. Quindi non so se possa essere tra i canoni dell'essere autistici, perché magari c'è chi tende di più a esplodere, però nel momento in cui una persona autistica fa qualcosa, ripeto, per il mio pensiero, quella cosa avviene perché quella persona è autistica, perché il suo funzionamento è quello. Sicuramente mi viene da pensare alla depressione che magari mi ha portato più volte a caricare di più alcuni aspetti, come però lo fa anche alle persone neurotipiche.